Che la prima generazione di Opel Mokka necessitasse ormai di un refresh lo sapevamo tutti. Che con la seconda sarebbe cambiata così tanto proprio non ce lo aspettavamo. Cambiamenti non solo estetici ma anche sotto la carrozzeria. Oggi in particolar modo, grazie agli amici di Gruppo Marino, ci metteremo nel silenzio della guida della variante elettrica. Proveremo infatti insieme a voi in questo test su strada la Opel Mokka E. Scopriamo subito come va. Dimenticate tutto ciò che credevate di sapere sulla Opel Mokka, e non solo perché ha perso la X del suo nome rispetto alla scorsa, nome in codice Mokka A. La Mokka B abbandona infatti la piattaforma General Motors in favore della CMP del gruppo PSA, ora Stellantis. Una differenza sotto il vestito, ma che lo coinvolge e stravolge anche direttamente. Linee marcate, nette, fanaleria ad L rovesciata IntelliLux sia nell'anteriore che nel posteriore, ed il nuovo frontale visor di Opel. No, non siete impazziti. Tutto ciò ricorda davvero la storica sportiva della casa tedesca, la Opel Manta del 1970, e contribuisce a tutto ciò la vernice Mamba Green dell'esemplare provato. Il look marcato della nuova Mokka le conferisce sicuramente una maggiore presenza su strada, sebbene le dimensioni la facciano effettivamente risultare rimpicciolita, accorciate e ribassate di 12 cm arrivando a 4,15 m di lunghezza ed 1,52 m di altezza, con una larghezza maggiorata di 2 cm che tocca il 1,79 m. Contribuisce alla presenza anche la configurazione Ultimate con cerchi in lega bicolore da 18 pollici a petalo, di serie su questo allestimento insieme al tetto nero. Sotto il portellone un baule da 305 litri, che cresce fino a 350 nelle varianti a motore termico e fino a 1060 litri abbattendo il divanetto posteriore della Mokka E. La Mokka 2021 unisce innovazione, certo, ma con un pizzico di tradizione, perché volante, comandi del clima e controlli dei cristalli elettrici sono ripresi dalla Corsa e in generale dalla gamma di Opel. Niente scherzi d'avanguardia quindi, ma solo tanti pulsanti fisici e anche i rotori, da una buona solidità ma soprattutto da tanta praticità. Cambia tutto invece dal punto di vista delle varie strumentazioni. Addio analogico, benvenuto mondo digitale, con una plancia che sembra almeno esteticamente unita da una cornice in nero lucido che incornicia appunto, scusate il gioco di parole, due display, un infotainment touchscreen da 10 pollici e una strumentazione dietro il volante molto ben leggibile in nero da 12. I rivestimenti interni sono prevalentemente in plastica di diverse finiture con degli ottimi assemblaggi, mentre nella versione Ultimate che stiamo testando la selleria porta similpelle e la parte centrale in alcantara. Il sedile è comodo e avvolgente per la mia specifica corporatura da medio manzo, passatemi il termine, e la posizione di guida è particolare. In attesa di provare una Mokka in configurazione solo termica, vi dico che nella Mokka E, la versione 100% elettrica, dato il posizionamento del pacco batterie, l'angolo delle ginocchia nella seduta è piuttosto acuto, quindi bisogna farci un po' l'abitudine. Il volante infine è regolabile in altezza e in profondità, dispone dei comandi sulla destra dedicati al controllo dei media e delle telefonate, sulla sinistra interamente dedicato agli ADAS di questa vettura. Ora, capitolo visibilità. Anteriormente molto buona, grazie ai montanti non particolarmente ingombranti, posteriormente un po' meno, ma l'avete vista la linea laterale della Mokka, no? Chi bello vuole apparire. Mentre dietro invece come si sta? Beh, ti dirò, le dimensioni della vettura mi hanno fatto mal sperare, invece ho molto spazio per le gambe soprattutto, il passo è adeguato per 4 persone, chiaramente per un viaggio medio, però appunto ne ho diverso anche per la testa. Forse i più alti, come me che sono alto più o meno 1,85 m, dovranno fare attenzione per l'ingresso a bordo, vista la linea molto accattivante del tetto. E un'altra considerazione la do esattamente come hai fatto tu, Carlo, per l'anteriore, perché anche qui il pacco batterie mi ha fatto posizionare le gambe con tutto lo spazio che potessi desiderare, ma comunque con le ginocchia ad un angolo piuttosto acuto, niente di problematico. Qui dietro abbiamo due prese USB-A nel tunnel centrale, materiali di sedile e rivestimenti che riprendono tutto il resto di quanto troviamo nell'anteriore, e devo fare una considerazione molto positiva perché certo la linea del tetto è abbastanza spiovente, quasi da SUV coupé cittadino, però abbiamo il cielo chiaro che dona molta ariosità a questo abitacolo compatto.
La tecnologia di bordo porta sulla Mokka E che abbiamo provato il Navi Pro 10 ed il cluster da 12. I bordi neri nascosti rendono la visuale widescreen inclinata verso chi guida, decisamente scenografica. L'infotainment vanta la classica navigazione, radio DAB e connettività per gli smartphone, oltre a USB, wireless charging e presa a 12 volt. Ma non solo. Si possono tenere d'occhio le statistiche di flussi di carica del pacco batterie nella variante Mokka E, oltre alle informazioni in tempo reale della ricarica, se magari abbiamo necessità di una pausa alla colonnina, ma vogliamo restare in auto e tenere tutto sott'occhio. Questo però è il 2021 e a maggior ragione un'auto elettrica deve portare con sé una buona dotazione di sistemi di sicurezza ed assistenza. La Mokka offre cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza fino a 30 km/h e rallentamento attivo dai 30 in su, la funzione di parcheggio automatico, i sensori a 360 gradi e la retrocamera a 180. Il pacco batterie da 50 kWh sul pianale permette un'autonomia molto realistica di 320 km con una sola carica. Disponibile con il cavo tipo 2 e la possibilità della combo, la Mokka E può essere ricaricata al 100% in 1 ora e 13 minuti a corrente continua a 100 kW, in 1 ora e 35 minuti a 50 kW. Realisticamente una ricarica completa presso le colonnine stradali a 22 kW impiegherà circa 7 ore e mezza. Abbiamo deciso di testare sul campo le capacità di questo sistema di ricarica. Abbiamo portato la Mokka E con soli 92 km di autonomia rimanenti ed il 36% di batteria presso una colonnina NLX. Ci sono volute 3 ore e 33 minuti per portarla al 96% con 320 km di autonomia, rabboccando la Mokka E di ben 30,97 kWh con una spesa totale a consumo base di 12,39 €. L'imponente cofano motore non è vuoto. Auto elettrica infatti vuol dire motore elettrico, per la precisione da 100 kW, l'equivalente di 136 cavalli, con una coppia istantanea di 264 Nm, una velocità massima limitata a 150 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 in circa 9 secondi. Scattante ma non bruciante, permette di fare sorpassi in scioltezza senza sentire tra le mani una supercar capace di viaggiare nell'iperspazio, a cui magari non si è abituati. Tutto ciò tra l'altro a beneficio della carica del pacco batterie. A proposito di questo, Opel garantisce la capacità di almeno il 70% delle batterie della sua gamma elettrica per 8 anni o 160.000 km. La dinamica di guida della Mokka è pur sempre quella di un SUV compatto, quindi un leggero coricamento nelle curve più sostenute, ma abbiamo una sicurezza di guida data dal bilanciamento di questa vettura veramente molto facilitata dal posizionamento, come anticipato, del pacco batterie sul pianale, che ne abbassa tantissimo il baricentro. La tenuta di strada inoltre è davvero eccellente, anche nelle curve più spinte, in strade chiuse ovviamente. Abbiamo avuto sempre un'ottima aderenza. L'assetto invece è tarato più per il comfort che per la dinamica sportiva, stiamo pur sempre parlando di un SUV, con uno schema di sospensioni McPherson all'anteriore e a ponte torcente nel posteriore. Lo sterzo è molto preciso e tra l'altro in manovra gode di un ottimo raggio, il volante dà sensazioni di solidità e la rigidità stessa di questo comportamento in curva è molto graduale e ben modulata al crescere della velocità. Infine i freni. La Opel Mokka 2021 gode di un ottimo impianto a 4 dischi. Fate attenzione nei primi chilometri che percorrerete con la versione elettrica alla corsa del pedale del freno, che nella fase iniziale sembra quasi vuota, ma non temete, dipende dal fatto che con la modalità B abbiamo la frenata rigenerativa del pacco batterie. Premendo a fondo il pedale scoprirete che tutto sommato gode di un ottimo mordente. La Mokka 2021 è un'auto sicuramente molto evoluta rispetto al passato, in particolar modo rispetto alla precedente generazione, evoluta non solo dal suo powertrain, che adesso è disponibile anche in configurazione 100% elettrica, ma anche da tutte le novità che abbiamo visto in questa prova su strada grazie agli amici di Gruppo Marino. Per tutte le informazioni sulla motorizzazione, ma soprattutto sulle versioni in cui è disponibile la Opel Mokka e la Opel Mokka E 100% elettrica, vi ricordo di dare uno sguardo al nostro sito internet www.wedrive.tv, dove troverete allestimenti, configurazioni e prezzi del SUV compatto by Opel. Grazie a voi per aver visto questo video, rimanete sintonizzati sul nostro canale iscrivendovi e attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche e come rimanere aggiornati ancora una volta con i nostri contenuti. Digitate wedrive.tv per trovarci praticamente dovunque su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente.